Ciao Mica, Ciao. perdonami perché sono molto emozionata. Mi chiamo Chiara e Ciao. la domanda che voglio farti riguarda la stima che noi adolescenti abbiamo nei tuoi confronti e la tua positività che emani a noi. Noi viviamo in un'età, insomma, piena di conflitti interiori, di insicurezze. Quindi la mia domanda è: com'era Mica di 13 anni e come la musica e la vita in generale ti ha cambiato e ti ha aiutato? Ah, oh. Quando chiedi una domanda di questo genere, così è difficile non dire la verità. Come sono stato io? Um, io sono stato abbastanza grosso quando ero più giovane. E lo dico perché è una cosa importante, perché ho cambiato molto velocemente. Dunque, a 13 anni ero, ero più basso e abbastanza grosso. A 14 anni ero super alto e super magro. E questo cambiamento lì è stato molto strano. È scioccante anche, non so perché sto dicendo questa cosa, però no, io mi ricordo il giorno quando io ho scoperto per la prima volta che quando io correvo potevo correre velocemente. Invece prima, quando io correvo, mi faceva male fra le gambe. E, e io sto cercando, mentre che sono qua super scomodo dicendo queste porcherie, di trovare il motivo per il quale io penso che questo contrasto, questo boom, boom, da una cosa all'altra, un po' rappresenta la mia adolescenza. Grazie a Dio che io avevo la musica, dunque io ho iniziato a lavorare, a guadagnare soldi quando avevo 9 anni. Io ho avuto una infanzia un po' strana perché avevo una vita bella in Francia, a Parigi, tutto andava benissimo. Mio papà aveva il lavoro, avevamo abbastanza soldi per avere una vita abbastanza borghese, una scuola privata e poi il mio papà è stato preso in ostaggio nell'ambasciata americana nella prima guerra del Golfo. E dopo 8 mesi è tornato, però lui era una persona diversa e anche una parte della sua anima è stata distrutta durante questo episodio. E da questo punto ho capito che la vita può cambiare velocemente. E lui torna e poi lui perde il lavoro, noi perdiamo tutto, perdiamo la casa, perdiamo la scuola privata, ci sono problemi con le tasse, dobbiamo partire, usciamo dalla Francia, andiamo verso l'Inghilterra dove viviamo in un bed and breakfast per 1 anno e mezzo. E lì entro di nuovo in scuola e mi ritrovo con tanti problemi. Soprattutto c'è stata una forma di dislessia che non avevo così tanto prima, che è uscito tanto e ho dimenticato durante questo periodo di come leggere e come scrivere. La versione breve è che sono stato buttato fuori dalla scuola, ho iniziato a cantare, 6 mesi dopo mi sono ritrovato cantando all'Opera Reale a Londra e ho iniziato a lavorare. Dunque, quando sono arrivato al secondo periodo della mia vita, che è stato abbastanza difficile, era l'adolescenza. Però grazie a Dio che avevo già la musica, che era la cosa che mi ha un po' guidato quando ero più giovane. Dunque, era una forma di adolescenza un po' prematura quando avevo 9 anni. Questo confronto, e mi sono ritrovato alla scuola dove la scuola rappresentava tutto quello schifoso nella vita, dove tutto era difficile, però andava bene perché c'era un altro mondo dove io lavoravo, dove io guadagnavo e dunque non dovevo avere paura perché sapendo che c'erano questi due mondi io avevo scelto di andare verso la musica, verso il lavoro. Arrivando all'adolescenza la cosa la più
preoccupante è stata, non so, è stata anche l'identità, perché se le cose un po' più scolastiche, essere dislessico è stata la cosa la più difficile per me quando ero più giovane, l'identità quando ero un adolescente è stata anche una cosa, la cosa la più difficile, la sessualità. Allora, per quelli che non lo sanno, io sono gay e dunque anche di pensare a vedere delle persone della vostra età, di parlare così quando io avevo 13 anni, questo sarebbe esattamente l'incubo peggiore che io potevo avere, però adesso lo sto facendo, dunque è un cambio abbastanza enorme. Però ancora una volta la musica, i canzoni, la scrittura, le parole, i messaggi che io potevo nascondere con le melodie pop, questo è stato anche la cosa che mi ha aiutato tantissimo, perché lì ho potuto creare l'identità fuori dai sguardi, non solamente di quelli che erano intorno a me a scuola, però anche fuori dagli sguardi della mia famiglia. E un po' di spazio ci vuole, dunque la scrittura mi ha permesso di scrivere e di capire chi ero. E poi, dicendolo qua va benissimo, non è una storia che io dico sempre, però qua dove voi siete tutti ossessionati con il process, la scrittura, il sviluppo di una idea, alla vostra età è super importante, perché anche questa scrittura può formare la persona che diventate, è stato il caso per me.